Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, la barra è ancora installata come prima e che è cambiato è la quantità di pezzi del cruscotto pronti. Come vi avevo detto, li abbiamo fatti fuori camera perché tanto fare dentro dei tagli con la taglierina non era una cosa interessante e abbiamo così deciso di fare. Allora, questi qui sono tutti uguali, mi sembra sono 6-7 pezzi. Poi ne abbiamo due diversi che sono questo qui e questo, mentre questo qui più corto è del volante. Vi spiego meglio. Lateralmente abbiamo fatto quel 45 gradi per poter venire in avanti, poi qui scende ancora e non essendo in linea qui, finiamo zona qui mi sembra, abbiamo fatto un altro taglio 45 gradi per poi andare con questo ferro, ok, tramite uno spessore che non so più dove è finito, andremo a collegare questa piantana insieme a questa, quindi praticamente scendiamo così, ci spostiamo e scendiamo più o meno come abbiamo fatto qui dietro per questo. Mentre, visto che la fortuna ci abbraccia sempre e ci vuole bene, vi spiego il perché ce n'è una corta. Questa qui è la posizione della piantana che c'è qui sotto, che è la stessa che noi metteremo qui. Ovviamente se noi andiamo su dritti per dritti ci troviamo proprio in mezzo al volante. Quindi la soluzione è sacrificare una piantana, quindi faremo questa qui, faremo questa la faremo corta e tutte le altre le faremo lunghe, di modo che da qui a qui, che rispettivamente sarebbe da qui a qui, faremo l'apertura per pedali, freno a mano e il cambio faremo in qualche modo. E come vi ho già preannunciato, il volante da qui lo sposteremo un po' più in basso, sarà zona qua. Quindi noi usciremo con la gamba, scenderemo zona penso fino a qui, installeremo una traversa e faremo l'apertura. Il volante poi portandolo così in basso lo allungheremo un po' di più, di modo da andare dentro parecchio inclinati così con i piedi e di conseguenza avremo su anche con la piantana del volante allo stesso modo. È la soluzione migliore che abbiamo trovato per adesso e abbiamo scelto di andare per questa strada. Dopodiché per chiuderlo qui sotto faremo delle prove con uno sgabello o qualcosa e cercheremo di capire dove richiuderlo qui sotto, se tenere questo filo, se stare un po' più su, se come fare fondamentalmente, anche per tenere smontabile questa parte qui e anche questa, comunque un minimo di accessibilità qua ci serve, però non vogliamo neanche che sia troppo grossa. Quindi dopo questo piccolo riassunto partiamo con saldare questa, ok, la saldiamo da dietro perché per farla qui davanti con questo beccuccio qua non ci arrivo, devo acquistarne uno un po' più ridotto per riuscire a entrare dentro bene, quindi inizio a saldarlo da dietro di modo che se poi ho delle difficoltà quantomeno dietro è perfettamente sigillato. Facciamo quello, lo saldiamo qui, come ho detto qua dietro di qui, sotto così, lo rendiamo un tutt'uno con la struttura e poi iniziamo a installare tutte le piantane. Così inizieremo a dare veramente forma a questo dannato cruscotto che ce l'ha fatta penare fino all'ultimo momento. Avanti. Allora, abbiamo installato tre gambe per farci un'idea. Adesso la difficoltà è riuscire a mettere tutto quanto in squadra e soprattutto perfettamente parallelo per avere tutta la superficie giusta, però devo dire sta venendo un buon lavoro, ottimo. Adesso vedremo di installare tutti questi, questo qui che manca qui, questo qua e poi vediamo qua con quello del volante poi dove fermarlo per mettere il nuovo piantone anche di quello, vabbè. Però verrà bello massiccio, già così ci piace. Molto bene, allora adesso continuiamo a puntarli tutti quanti, facciamo un check di tutte le misure ovviamente per essere sicuri che ci sia tutto quanto bene in squadra dove deve stare e ci vediamo tra poco quando li avremo puntati tutti quanti.
Allora amici, siamo passati a fare il volante, quindi avendo modificato questa chiave a bussola, una ranella e poco altro, abbiamo deciso di partire da qua, quindi abbandoniamo un attimo qui e sistemiamo questo di modo che abbiamo ancora accesso sotto per poter montare il piantone nuovo, quello con il rinvio. Qui ci andrà installato il cuscinetto, chiedo scusa, qui andrà installato il pignone, questo, in questo caso è stato ribassato l'albero, mentre in questo caso ho dovuto ribassare il pignone. E adesso vedremo di piazzare qui sotto l'altro piantone e vediamo di spostare questo perno qua un po' più in basso, vediamo quanto dargli da centro a centro, adesso lo decidiamo. Quindi andiamo avanti così, dai. Come vedete la situazione sta già prendendo forma. Abbiamo già sistemato la catena, messo qua il giunto, qua una verniciata, questo saldato da dietro, così lasciamo qua possibilità alla chiave di lavorare bene. Adesso facciamo una staffa che da qui va qui sotto e risale per legarlo e davanti decidiamo cosa fare. La staffa adesso la tagliamo un po' più lunga perché dobbiamo metterci dritti in questo modo, quindi qui dobbiamo lavorare veramente di fino perché sennò quella catena qua fa uno sforzo inutile. In più deve essere anche, vedete, deve essere bella in tensione e bene in asse. Andiamo. Cari amici, l'ora è giunta. Come vedete è stato tutto installato. Questa saldatura qui poi la rifaccio così non me la criticate. Allora adesso abbiamo appoggiato sul vecchio volante perché non abbiamo pronto quell'altro, che è questo qua, forse di ingombro. Se dà fastidio lo cambiamo, se non dà fastidio rimarrà questo qua che è più storico. Allora, rimando montato, pignone saldato, l'abbiamo saldato sulla piantana originale, di modo che tutto questo qui lo possiamo smontare tutto quanto nel caso dovesse succedere malauguratamente qualcosa. Quindi adesso con tutto quanto installato abbiamo ricollegato il vericello in una maniera abbastanza di fortuna, come potete vedere, e adesso facciamo un test insieme a voi pregando che vada tutto quanto bene, anche se ne sono certo. Fabio? Oh, direi che è ottimo. Adesso qua siamo riusciti a abbassarci tanto rispetto alla stondatura e quindi possiamo finalmente, pregando che non succeda qualcos'altro nel mentre, andare avanti con questo benedetto, maledetto cruscotto. Quindi ci vediamo tra un attimo. Allora, carissimi, opla, stiamo procedendo così. Abbiamo rimosso questa e poi rimuoveremo anche quella, e adesso qui sono compassi di spessore. Allora noi ne abbiamo sempre montati due sotto, stessa roba sopra. Qui con la scusa che c'è questo qui del volante simuleremo questa piantana che non c'è con questo 5x5. Questo spazio e questo spazio qui sono gli stessi che ci sono qua, quindi pensate di vedere questo spostato qua. Adesso stiamo montando questa piantana, spostiamo un po' la luce perché ok, stiamo montando questa piantana, poi come ho già detto rimuoveremo questa, faremo questa del volante mettendo una traversa qui, ok, da qui fino a questo, di modo poi da fare la misura del taglio di quella che abbiamo di là corta. Quindi qui decideremo qui dove interrompere per dare l'apertura
per volante e pedali. Come vedete il cambio è rimasto dietro, ma non potevamo farci niente, sarà una scomodità che comunque avevamo già preventivato. Quindi adesso montiamo gli ultimi due, dobbiamo fare una misura di questo e di questo qua un po' più precisa, e poi ci rivediamo quando magari inizieremo a tagliare tutti i soldatini, magari facciamo una panoramica finita del cruscotto, diciamo, dai. Allora, cari amici, il cruscotto lo definirei pronto. Pronto nel senso che mancano tutti i traversini, tutti i soldatini, diciamo. Quelli li monterei, diciamo, nel mentre, quindi vi do una panoramica un po' più bella. Voilà, ma che bello. Mancano i due raccordini qui e qui, che faremo fuori camera, anche quelli, soldatini penso che li monteremo fuori camera. Quella lì è l'apertura come rimarrà, eventualmente forse qua ne aggiungiamo una di traversa perché con il passo qui ne capita una e decideremo se montarlo o meno, in modo da rendere un po' più compatto, diciamo, quel settore qui. Valuteremo cosa fare col cambio perché rimane in una posizione un po' antipatica, poi decideremo cosa fare. Ma nel complesso abbiamo risolto, diciamo che siamo anche abbastanza precisi, diciamo che nell'ordine del millimetro. Quando andranno fatte le piantane che vengono in avanti decidiamo come farle e quante farne in seguito, perché per oggi penso che sia anche tutto. Dai, un buon lavoro anche oggi, una bella mazzata direi anche oggi. Quindi niente, dai, io vi ringrazio tutti quanti, ci rivedremo con i soldatini puntati e probabilmente da qui prenderemo in mano le portiere, perché adesso che abbiamo questa costante del cruscotto possiamo partire con le portiere per poi riprendere quella parte qua che abbiamo interrotto penso ormai 2 mesi fa, se non anche 3. Niente, dai, al prossimo video, ciao a tutti.